Intelligenza artificiale. In questo periodo non si parla d'altro. Siamo nel pieno periodo dell'era digitale e sembra che questa intelligenza artificiale cambierà le nostre vite senza precedenti. Vi dirò oggi cosa ne penso, ma soprattutto come questo cambierà il modo di studiare matematica. Prima però, sigla! Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo format. Iniziamo questo primo episodio parlando proprio di intelligenza artificiale. Ormai ne avrete sentito parlare tantissimo, immagino anche che avrete visto tanti altri video, quindi mi soffermerò sullo specifico per capire come potrebbero cambiare le cose per chi è appassionato di matematica o chi studia matematica o anche chi va a scuola. Vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché alla fine vi svelerò una cosa che vi stupirà. Allora, come utilizzare l'intelligenza artificiale a nostro vantaggio? Io già conosco tantissime persone che la stanno utilizzando e effettivamente la ritengono utile. Per esempio, una mia amica lavora nel marketing e lei dice che da quando è arrivata ChatGPT si fa scrivere le newsletter da lei. Chiaramente gli dà alcuni indizi, gli dice scrivimi una newsletter di 200 parole che parli di queste parole chiave e che inviti le persone a provare questo prodotto, e ChatGPT fa questo compito. In meno di 10 secondi si mette a produrre questo testo. Oppure ho dei miei colleghi programmatori che utilizzano l'intelligenza artificiale proprio per fare domande di programmazione, per esempio per scoprire novità sui nuovi linguaggi di programmazione o per farsi scrivere del codice che faccia determinate cose. Io, vi dico la verità, l'ho utilizzata e ho provato a chiedergli diverse cose e il risultato è pazzesco. Vi faccio vedere qua il monitor. Ho iniziato con chiedergli una cosa semplicissima: risolvi l'equazione lineare di primo grado x più 3 uguale a 0, e in 2 secondi mi ha scritto non solo il risultato ma anche i passaggi per ottenerlo. Oppure sono andata un po' più sul complicato, gli ho chiesto di calcolare la probabilità di ottenere 5 volte testa in 10 lanci. Per chi ha seguito i miei video, in questo periodo sto approfondendo le distribuzioni di probabilità discreta e continua, e la distribuzione di Bernoulli, nota anche come distribuzione binomiale, è proprio uno degli argomenti che ho fatto. E ChatGPT ha risposto anche a questo. Mi spiega che per calcolare questo tipo di probabilità il modo migliore è utilizzare la formula della distribuzione binomiale, e mi ha descritto in maniera molto precisa e completa ogni singolo termine della formula per poi arrivare nel caso concreto, nell'esempio che gli ho chiesto, e mi ha trovato che la probabilità di ottenere esattamente 5 volte testa su 10 lanci è del 7,8%. Potete divertirvi in questo modo fino all'infinito e oltre. È davvero straordinario come possa aiutarci nella vita di tutti i giorni. E per chi non lo sapesse, ChatGPT è una chat sviluppata da OpenAI che, guarda caso, Microsoft ha acquisito proprio di recente. Tu ti iscrivi, fai la login, io mi sono iscritta con un account Google, e poi hai accesso a questa chat in cui puoi scrivere tutto, puoi chiederdi tutto. E con di tutto dico proprio di tutto. E alla fine di questo video scoprirete cosa gli ho chiesto. Insomma, gli esercizi di matematica li risolve, le domande sulla teoria. Gli ho chiesto anche di parlarmi di se stesso e di convincermi che l'intelligenza artificiale cambierà davvero la vita di tutti noi. E lui se ne è uscito dicendomi che l'intelligenza artificiale offre una vasta gamma di possibilità nell'ambito della matematica, consentendo di risolvere problemi complessi e fornendo strumenti per l'analisi dei dati. E non solo, l'intelligenza artificiale in matematica porterà a grandissimi successi, porterà progressi significativi in vari settori, tra cui la previsione, l'ottimizzazione e la ricerca di modelli. Beh, ragazzi, parliamone chiaro, è davvero uno strumento molto potente, è in grado di analizzare una quantità enorme di dati che un essere umano non è in grado di elaborare.
sicuramente molto comodo, ma come tutte le cose bisogna fare attenzione. Una volta, se io volevo imparare un nuovo argomento, andavo in libreria o in biblioteca, mi studiavo un libro. Oggi, nell'era digitale, se voglio imparare un qualsiasi argomento, posso cercare su internet delle fonti per capirlo, posso cercare su YouTube dei tutorial o delle video lezioni che me lo spiegano, posso scaricarmi anche un libro in PDF senza dover andare necessariamente in biblioteca. Insomma, di fonti oggi ne abbiamo tantissime e sicuramente questo ha cambiato il modo in cui studiamo e il modo in cui riusciamo anche a approfondire certi argomenti. Oggi, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, non devo nemmeno andare a cercare in tanti posti, io vado lì, chiedo le cose e lui mi rifila una sbrodolata di risposte e informazioni. Chiaramente è importante avere un criterio e capire se queste informazioni sono corrette, perché ancora siamo all'inizio, questa app è in versione beta, sicuramente migliorerà nel tempo, però io dico sempre, usiamo la testa e cerchiamo di analizzare e confutare le informazioni che ci vengono date, altrimenti questa è la fine. Riassumiamo quindi un po' i vantaggi di questa intelligenza artificiale. Io ne ho trovati 3. Analisi accurata dei dati. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono analizzare grandi quantità di dati in modo rapido e efficiente, risparmiando anche tempo. Riduzione dell'errore umano. Gli esseri umani durante il processo decisionale possono essere condizionati dalle emozioni e di conseguenza rischiare di commettere errori di valutazione. Adattabilità e apprendimento continuo. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono adattarsi e apprendere dai dati nel tempo. Questo processo di apprendimento continuo consente agli algoritmi di migliorare le loro capacità predittive. Ritornando a noi e alla matematica, effettivamente l'intelligenza artificiale è in grado di dare una grossa mano nell'analisi dei modelli predittivi. Avendo a disposizione una mole così grande di dati, l'intelligenza artificiale può aiutare i matematici a comprendere meglio alcuni fenomeni e a formulare nuove congetture, quindi sicuramente nell'ambito della ricerca è uno strumento utile da utilizzare sempre con attenzione e riguardo. Se parliamo anche di finanza matematica, anche qui l'intelligenza artificiale non se la cava affatto male, proprio perché può essere utilizzata per identificare modelli di comportamento nei dati finanziari o per analizzare dati sperimentali per identificare delle correlazioni. Un esempio semplicissimo: che correlazione c'è tra il numero di ore di studio e il punteggio ottenuto all'esame, oppure tra il peso di una persona e la quantità di esercizio fisico che fa giornalmente, oppure il numero di incidenti stradali con il numero di persone che usano il telefono alla guida. Immaginate tutto questo amplificato, è chiaro che è possibile elaborare tantissimi dati e fornire nuove congetture per la ricerca. Per esempio, leggevo di recente che un gruppo di ricercatori era riuscito a trovare la cura a una determinata malattia proprio incastrando tantissime informazioni che gli erano state date proprio dall'intelligenza artificiale. Quindi anche nell'ambito della ricerca di nuove cure e nuove terapie, l'intelligenza artificiale offre un'enorme potenzialità e ha già portato risultati significativi. Questo primo episodio è durato, vedo, 20 minuti, spero di non avervi annoiato abbastanza. Che cosa ho capito su questo argomento? Che in termini di matematica posso anche chiudere il canale, perché tanto nessuno guarderà più i miei video, ma deciderà di far fare tutto a ChatGPT e di non usare più la testa. Scherzi a parte, mi raccomando ragazzi, abbiamo un cervello, siamo dotati di un'intelligenza e di capacità intellettive, quindi non diventiamo delle amebe a utilizzare troppo questi strumenti. Io sono convinta che in questo periodo storico abbiamo una potenzialità
infinita nell'utilizzare certi strumenti e nel fare certe scoperte. Quindi nel momento in cui utilizziamo questi strumenti per avere un aiuto, un supporto in più a trovare una soluzione, a trovare una cura o a elaborare dati sperimentali che l'essere umano con un foglio Excel non sarebbe in grado di elaborare, ok, ma se dobbiamo sostituire il nostro cervello a far fare tutto a loro, anche no. E adesso è arrivato il momento di svelarvi il mio segreto. Io sono una matematica, sono sempre stata poco creativa e quindi ho chiesto a ChatGPT di darmi un titolo per questo nuovo format. Quindi gli avevo chiesto di suggerirmi un titolo che parlasse di matematica nella vita di tutti i giorni e lui mi ha suggerito Numeri nella vita. Ebbene sì, questo titolo un po' romanzato non è farina del mio sacco. Quindi mi sono fatta dare un piccolo aiutino perché non sapevo come chiamare questo nuovo format e lui in un secondo me l'ha detto. Bene, che altro dire? Per oggi è tutto. Ci ho messo davvero tantissimo a fare questo video, fare il montaggio, quindi spero che abbiate apprezzato. Se è così fatemelo sapere con un like. E direi che ci siamo. Ve l'ho detto di mettere un like a questo video? Bene ragazzi, per oggi è tutto, alla prossima!